Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Allora ragazzi, qualche giorno fa è successa una cosa. Dalla mia segreteria mi comunicano che c'è un messaggio, un commento, ecco, con tag al canale YouTube. Andiamo a vedere questo messaggio e ragazzi, era questo signore che ha scritto il messaggio che ora vi faccio vedere. Ciao caro amico, questo video lo dedico a te. Se ti piacciono i retrofit stilosi, curati nel dettaglio, questo è quello che per me è il più importante, sia tecnicamente ma soprattutto per i ricordi legati alla mia adolescenza. Se vuoi puoi farne una valutazione insieme ai tuoi amici del canale. Credimi, meglio di così non sono riuscito a farla. Ragazzi, questo è un grande. Max Ratti ha anche il canale YouTube dove ha caricato il video e mi ha taggato e ovviamente io l'ho preso per mostrarvelo anche a voi. Che cosa ha fatto ragazzi? Ha fatto un retrofit di una Vespa completamente diciamo rinnovata, trasformata in puro elettrico, ma andiamo a vedere i dettagli. Motore brushless 48 volt, 1300 watt nominali. Il motore dice Max che è un motore cinese, asiatico di importazione, però ovviamente di buona qualità. Adattato e scelto ovviamente per gli ingombri disponibili. La batteria è formata da 224 celle Samsung 18650 3500 mAh in configurazione 14S 16P, perciò ragazzi è un 48 volt più spinto, perché normalmente nell'automotive, nella micromobilità elettrica diciamo di piccola taglia si utilizza il 13S per fare il 48 volt. Per esempio nel mio monopattino elettrico come 48 volt da etichetta hanno utilizzato una configurazione 13S. Ora Max ha fatto il pacco batterie da 14S, vuol dire che ragazzi ha qualcosa in più come voltaggio e ovviamente diciamo nel totale ha qualcosa in più anche come potenza. Vi leggo qui la descrizione che mi ha scritto. Il controller, cioè il BMS, ha una funzione di diagnosi, o sarà sicuramente una BMS Smart, poi tutte le sicurezze termiche, interruttore termico, fusibili per ogni utenza, sia nel 48 che nel 12 volt, dei servizi con relativo relè. Il resto della meccanica, comprese le batterie, il sottoselle, la ventola con la calotta dell'aria forzata di raffreddamento, tutto calcolato, disegnato e costruito in casa. Come vedi nel canale ci sono video comparativi. Prendi pure ciò che ti occorre per commentare il tuo video. Ragazzi, che devo dire? Devo dire che è stato davvero un grande, la Vespetta è venuta davvero bene e ha rispettato in tutto le dimensioni e anche l'estetica della Vespa stessa. Come vedi anche dal video si vede anche la ventola originaria, quella che girava con un motore a combustione, ora gira grazie a un motore elettrico. Ovviamente sarei curioso di vederla dentro per vedere come ha fatto tutte le varie connessioni meccaniche, anche elettriche. Voleva andarla a diciamo registrare, legalizzare per la circolazione in strada. Non è stato possibile perché 1 burocrazia lenta, 2 costi per le varie pratiche altissime, si parla di 1000 euro per fare soltanto le varie prove tecniche, prove su strada e poi rilascio di un'eventuale targhetta eccetera eccetera, perché ovviamente ragazzi non può circolare come una bici elettrica perché supera i 500 watt. Se l'avesse fatta da 500 watt forse, dico forse, poteva rientrare come micromobilità e camminava come camminano le bike più o meno spinte, però purtroppo 1300 watt va oltre
Se sei anche tu un appassionato del settore, mi raccomando iscriviti al corso Battery Maker o all'altro mio corso Power Wall Maker. Studierai come assemblare, riparare, realizzare pacchi e batterie lidio con celle 18650 o 21700. Trasformata in circa 12 mesi, è una Special 50, prima serie, 3 marce. E qui ti posto qualche foto durante le varie lavorazioni. Per fare tutta la conversione, ragazzi, ha speso 4.500 euro per il restauro totale, l'elettrificazione e poi ovviamente tutte le varie chiccherie e migliorie che sono state inserite. Se anche tu sei un appassionato del settore, ricordati di inviarmi i tuoi progetti, ne farò un video, lo analizzeremo tutti insieme sul canale. La mail e le info le trovi sotto in descrizione. Il problema, ragazzi, non è stato tanto problema tecnico, meccanico, elettrico, elettronico per Max. Il problema è stato, dopo aver finito la Vespa, aver avuto le sue belle soddisfazioni nel vederla correre, nel vederla camminare, arrampicare, anche nelle salite più ardue. Il problema è stato quando voleva registrarla per le varie certificazioni, per targarla e poter andare, diciamo, a camminare su strada. Lì, ragazzi, gli hanno chiesto 10.000 euro, intorno ai 10.000 euro per tutte le spese, test di certificazione, passaggi dell'omologazione italiana, trasporti diciamo dalla sede ai vari, diciamo, reparti dove si fanno questi test. Ma non è finita qui, perché dice che ogni esemplare replicato simile a questo deve essere obbligatoriamente omologato e targato con una spesa extra di circa 1.500 euro. Ragazzi, ma è mai possibile tutti questi soldi? Cioè, posso capire che loro ancora in Italia sono arretrati, perché in America non è così. In America tu hai un'auto, la modifichi, la converti in elettrico e puoi camminare senza problemi. Ci sarà qualche sciocchezza come scartofia, qualche centinaia di euro da pagare, di dollari da pagare. Ma qui, ragazzi, ma stiamo scherzando? 10.000 euro? Per che cosa? Cioè, costa più la documentazione e tutte cose che realmente comprare il motore, comprare tutto il reparto di accumulo che solitamente costa e costa tanto. Cioè, ma stiamo scherzando? Italia, svegliati, perché onestamente vedere questi mezzi, ma non solo questi mezzi, diciamo, vecchi, rinnovati, ma anche quelli nuovi. Cioè, metti che io ho un SH, un chiocciola 125, 150, uno scuderone, un qualsiasi mezzo, io lo volessi trasformare, non dico la mia auto, perché io su quella ci sto pensando davvero, però dico in questi mezzi un po' più sempliciotti, che prendi un motore, lo metti nella ruota e cammini, un pacco batterie e ciao, un acceleratore con 3 cavetti, ciao, e cammini. Poi è mai possibile tutte queste spese? Cioè, il prezzo che io reputo giusto per poter andare a sbrigare tutte le varie scartoffie non dovrebbe superare i 500 euro, ragazzi, perché già 500 euro, tu con 500 euro ti fai un pacco batterie con più capacità, acquisti componenti ancora migliori in qualità. Cioè, io perché devo pagargli tutti questi soldi per poi vedere gli altri con le bici elettriche, monopattini elettrici camminare senza certificazioni? Perché parliamoci chiaro, ragazzi, una buona parte dei prodotti commerciali sono made in Cina e non so se realmente hanno le certificazioni, perché quelli possono camminare. Qualsiasi brand, qualsiasi produttore che vende in Italia, poi quei mezzi li fanno circolare senza problemi, perché se uno poi deve trovare il pelo lo trova. Perciò, ok, posso capire che è sbagliato dare, diciamo, carta bianca, e infatti una cifra per un'eventuale omologazione ci vuole, è normale che ci vuole, perché io con quella cifra
mi pago le varie carte e se poi devo fare una sorta di assicurazione ci vuole anche, ed è giusto che sia, però ragazzi 10.000 euro per omologare una Vespetta 50 Special convertita da 1300 watt sono un mare di soldi e non è possibile. Cioè così loro bloccano tutto, così loro non permettono agli appassionati di fare queste conversioni. Le conversioni, cioè stiamo parlando del futuro, un motore termico una volta, ma se io oggi ho una Vespetta di questa, voglio dare nuova vita, come devo fare? Non posso farlo, perché io almeno che la faccio, ma poi la tengo in garage. Se voglio uscire nel cortiletto, ma per sfruttarla in città non me lo permettono, non me lo fanno fare. E ragazzi, è sbagliato. Dimmi sotto tu cosa ne pensi e anche una tua valutazione, che lui leggerà anche i vostri messaggi. Iscriviti al canale, mi raccomando. Per i veri appassionati di queste tecnologie, di batterie, di faitate di conversione, retrofit, illuminazione, tecnologia ragazzi generale, vi ricordo che vi potete abbonare al canale YouTube. Da quello avrete accesso al mio gruppo privato Facebook, gruppo creato solo ed esclusivamente per i miei abbonati. Giornalmente tantissimi contenuti, spoiler dei progetti, nuovi progetti, guide, PDF, tantissimo materiale solo ed esclusivamente riservato per chi si abbona al mio canale Telegram. Lo sa già chi è abbonato e ovviamente non sono ben accetti i leoni da tastiera, non sono ben accetti gli invidiosi e sono accetti tutti gli appassionati veri di tecnologia e di fai da te. Un like, ciao e al prossimo video.